Buongiorno ragazzi, mi pare che da lontano si intravede una Qashqai, ma chi sarà? Chi sarà? Chi sarà? Lo scopriamo subito chi sarà. Il mitico Franci, eccolo! A dopo! Buongiorno ragazzi, Buongiorno! oggi in compagnia del mitico Massimo andremo a terminare quello che ha fatto qualche tempo fa, vi ricordate? Ragazzi, giusto per farvi capire, sempre diametro da 16, però queste sono le nuove casse a sinistra della S che andremo a montare e queste sono le casse praticamente che montava nella portiera posteriore. Qua sopra vi lasciamo il link in descrizione per andarvi a vedere il tutorial. Oggi invece che ci farà vedere il nostro mitico Massimo? Andiamo a sostituire i tweeter anteriori della nostra Qashqai. Quindi per sostituire i tweeter anteriori dobbiamo andare a smontare quei maledetti montanti laterali del parabrezza. Abbiamo già anche dei fermi di riserva, non si sa mai, andando a smontare quei montanti si potrebbe danneggiare qualche fermo, quindi prima di iniziare questo lavoretto assicuratevi di avere dei fermi di riserva. Anche su questo vi lascio tutti i link nella descrizione per andarli ad acquistare. Detto questo, che famo? Ci proviamo? Che Dio ce la mandi buona. Vamos a sostituire. Eccoci qua belli. Allora la prima cosa che facciamo è andare a sganciare la guarnizione della portiera. Inizia da sotto, ma sì, dalla curva proprio là sotto che è più facile. Vai. Ok, piano piano, senza molestarla troppo. Ragazzi, noi non l'abbiamo mai fatto, quindi non è che la cosa che stiamo facendo sia giusta, però cerchiamo in qualche maniera di provare. Allora qui, fai vedere un attimo, ok. Eccoli là, si vedono? Sì. Ah, tu dici a sganciarlo direttamente da là? Allora ragazzi, Massimo ha trovato il metodo per sganciarlo. Va girato, quindi bisogna girare la punta di questo fermo con delle pinzette e questo si sgancia praticamente, vedete? Proviamo a farlo in diretta con quell'altro. Vediamo un po' se ci riusciamo. Sganciato? Sì. Ok. Vedi? Quindi bisogna praticamente con delle pinzette girare la punta di questo fermo. Ruotare la punta di questo fermo. Quando lo rimetti lo riaddrizzi e va dentro. Ok, quindi vediamo poi altri fermi qua sotto. Proviamo un po' a vedere se viene via o c'è un fermo. No, ok, fascia tolta, missione compiuta. Ok, una volta che poi abbiamo capito la tecnica, ovviamente è più semplice. Eccola qua, ok? Sei un maestro, sei un maestro! La Nissan ti dovrebbe pagare per queste cose. Metti dietro, Massi, metti qua dietro. Ok. E questa è la prima fase. Poi adesso c'è la seconda fase, togliere la fascia attaccata al parabrezza. Sempre che Dio ce la mandi che buona. Dio ce la mandi buona e bionda. Per togliere la fascia ci vuole la classica leva. Piano piano. Questa è solo a pressione, ragazzi. Ecco qua. Ok. Allora, vediamo un po' se c'è qualche altro fermo. Sotto ci abbiamo un po'.
lì c'è il sensore ma dovrebbe venire via, quindi aspetta che dietro, ok, c'è un fermo dietro, alzalo dietro dalla parte tua, ok, e lì bisogna staccare il morsettino del sensore. Allora, poi ci arrivi? Come sta questo? Aspetta, vai, rimuovi la fascia, aspetta. Qui sopra come lo dicevi, vedi? Questo sì, è il sensore che è agganciato qua. Fa vedere come sganciare, com'era? C'è Okay. una linguetta e tiri. Ok. Dovete spingere su questa levettina centrale e tirare in basso e si sgancia lo spinottino. Con delicatezza. Perché la nostra Qashqai è molto sensibile. Eccolo. Come al solito i fili non è che sono corti, sono abbondanti. Anzi no, devo dire che questo vedi Massimo, vedi Massimo che c'ha il condensatore, vedi? Classico Allora, condensatore per po'. tagliare la frequenza. Questo Eccolo va. qua, vedi. Va lì. Ragazzi, per sganciare il tweeter c'è questo spinottino, bisogna spingere la levetta e sganciarlo in questa maniera. Siccome questo tweeter ha l'alloggio dedicato, per andare a collegare questo della Hertz dobbiamo andare a utilizzare questo adattatore in lamiera, in modo che così non cada nel buco. Eccolo. E poi lo andiamo a fissare con del biadesivo, con del silicone, colla a caldo, vediamo cosa abbiamo, perché messo in questa maniera la fascia sopra non va a urtare, quindi si chiude perfettamente. E poi andiamo a collegare il crossover che danno in dotazione, quindi collegheremo l'entrata a questi cavetti e poi utilizziamo solo l'uscita per il tweeter. Il woofer lo lasciamo vuoto poiché viene pilotato dal DSP da Saida in questo caso. Adesso andiamo a saldare i vari collegamenti e poi andiamo a fissare il tutto. Eccoci qua. Allora, siccome si è fatta una certa, adesso ci vuole un bel caffettino per schiarirci le idee e poi torniamo e montiamo il tutto. A fra poco. Non ve ne andate. Bella Chicchi. Bella. Allora, apriamo la parte sotto e poi andiamo a togliere le linguette per sfilare i cavetti, così evitiamo di tagliare i fili. Eccolo qua, ok? Andatevi a verificare all'interno del tweeter perché c'è il segno del positivo, quindi il positivo è quello a destra, il verde perché era posizionato sullo spinotto. Una volta collegato l'input ai due canali più e meno del tweeter, vedete, togliamo il canale del woofer che non serve, lo chiudiamo, annastriamo tutto e facciamo uscire solo il canale del tweeter e il filtro lo incastrate qua dentro, ragazzi, così in modo che non vibra nulla. Il Massimo di qua già ha fatto, vedete. Faccio il collegamento là o... Yes. Anche quest'altro è andato. Poi a questo punto andiamo a collegare nuovamente lo spinottino qui del sensore. Vai, ci passi? Si sono Che questo filo è talmente corto. Si sono sprecati. Loro. Ok, aspetta, ecco. Ce coglio, ma Che c'è. a una certa età è difficile trovare il buco alla cieca qua, Andiamo bene. Destra, destra, destra. Ragazzo. Oh, dai, spigni. Oh, è entrato? Sì, sì. Oh, almeno spigne. Ancora ce la famo. Lo stiglia di luna. Poi andiamo a inserire ai lati qua, ok. Finito? Io ci sto, vai. Ok. Questo Poi andiamo a rimettere il montante laterale. Vai. Sotto è entrato. Qui dobbiamo fare ovviamente il discorso inverso, quindi dobbiamo piegare la punta, farla entrare dentro
Ok, e uno è entrato. Poi dai una drizzata. Poi la drizzatina, Ok. quindi non serve cambiare diciamo gli attacchi perché non si è rotto nulla. Poi andiamo a rimettere quello verde. Fammi vedere qua, è entrato. Ecco, Ok, adesso a posto. la passeggiata di piacere. Una passeggiata di salute. Ciloro. Aspetta, metti, guarda qua che non dà fastidio la, ok, la fascetta che regge la tendina dell'airbag. Entrato? Ok. Basta poco, che ci vuole? No, sotto mi sa che è entrato però, ma sì. Ecco. Sì. Ok. A posto. Non è successo niente. Come nuova. Ma ci chiamano i paesi. Sta a vedere. Te. Ci chiamano i paesi. Che lavoretto. Ottimo lavoro. Ok. Entrato? A posto. Entrato? Madonna, oh. Ti stai a specializzare Ho ormai. detto, Tiè. a Ferrari ci spiccia casa. Speriamo che la Nissan non vede sto video perché altrimenti qua... Entrato bene? Agganciato? Ok. Ragazzi, se la guarnizione non dovesse andare bene dentro, tiratela fuori e stringetela perché ha l'anima in metallo. Adesso il nostro impianto Hertz è completo, quindi altoparlanti anteriori, altoparlanti portiere posteriori e tweeter appena installati, quindi l'impianto completo della Hertz. Eccoci qua ragazzi, lavoro ultimato. I fermi, come avete visto, non sono serviti perché non si è rotto nulla. Grazie di nuovo a Massimo per la sua disponibilità e capacità di andare a eseguire questi tutorial. Che dire di più? Che Che vuoi dire? che si può dire? Che abbiamo fatto. Tra il piede piocca come se fosse Antani, la supercazzola prematurata con Dominus Viscumblinde. Come, prego? Mi raccomando, se il video vi è tornato utile o vi è piaciuto, che dovete fare? Pollice in su ragazzi. Ciao belli. Grazie di cuore, mi raccomando iscrivetevi al canale. Un bacione, alla prossima. Ok.